Si è appena conclusa la semestrale di Banca Mediolanum con un risultato di utile netto di 175,3 milioni di euro, con un secondo trimestre molto forte che ha visto l'utile a 116 milioni. Ma ciò che tengo a sottolineare di più è il risultato del margine operativo, perché questo è il risultato escludendo gli effetti straordinari, quindi rivela qual è l'andamento vero del business. Ed è un risultato, il margine operativo, che fa un più 21% rispetto al primo semestre del 2017. E all'interno di questo andamento vorrei sottolineare il risultato del credito. Le nuove erogazioni quest'anno, in questo primo semestre, sono state del 34% più elevate rispetto al primo semestre del 2017. Quindi Banca Mediolanum continua ad erogare credito, continua a erogarlo tra l'altro molto bene, perché l'incidenza dei crediti deteriorati è bassissima, lo 0,75%, e siamo arrivati ormai a un portafoglio crediti che ha superato i 7,9 miliardi, quindi Banca Mediolanum continua a prestare molto. Un altro elemento da sottolineare è l'indice di solidità, che in termini tecnici è il Common Equity Tier 1 Ratio. Questo indice di solidità è il risultato del 16,2% ed è sceso un po' per effetto dell'allargamento del famoso spread sui titoli di Stato italiani. Ma Banca Mediolanum, avendo una situazione patrimoniale di solidità molto elevata, ha assorbito tranquillamente l'ampliamento di questo spread. Comunque, a seguito di questo ampliamento, visto che continua lo spread a rimanere elevato, abbiamo deciso di rivedere come vengono gestiti i titoli dalla tesoreria, abbiamo deciso di privilegiare di portarli a scadenza invece che di poterli vendere nel durante. Facendo questo cambia il risultato dell'indice di solidità. Il risultato cambierà alla fine dell'anno perché avrà gli effetti contabili alla fine dell'anno. Ma noi abbiamo fatto un ricalcolo come se fosse stato applicato questo sistema già dal 1° di gennaio e il risultato sarebbe stato di un 19,8% dell'indice di solidità, quindi sempre a livelli elevatissimi. E per concludere volevo porvi a conoscenza dei risultati di una ricerca fatta da KPMG su tutti i marchi venduti nel nostro paese, sia italiani che stranieri di tutti i settori, da un punto di vista della customer experience, cioè dell'esperienza del consumatore, del cliente. Ebbene, Banca Mediolanum risulta settima in questa classifica. I primi tre sono Apple, Amazon e Chanel. Risulta il terzo marchio italiano dietro a Gucci e Giorgio Armani ed è il primo marchio nel settore finanziario. Segno che le persone, i clienti, apprezzano la professionalità di chi è consulente da sempre. Quindi archiviata questa semestrale molto buona, noi siamo molto positivi per il prosieguo dell'anno e prevediamo una Banca Mediolanum che continuerà a crescere, a servire sempre più clienti e a dare il massimo per servirli al meglio.